Ecco, i marmi sono un po' i grandi protagonisti della Villa dei Quintili, perché ne abbiamo veramente tanti, ci sono tantissime superfici che sono ancora ricoperte di marmo e questo ci permette di raccontare un po' una storia, di ipotizzare una storia sulla fine di questa cosa. Questo esteso pavimento, appunto, probabilmente è stato conservato perché nel corso della prima metà del VI secolo si sviluppano a Roma tutta una serie di terremoti molto distruttivi che causano molti crolli in città. Ovviamente la città entro le mura viene riqualificata, viene ristrutturata, probabilmente invece i quintili vengono abbandonati e questi enormi crolli che caratterizzano le strutture, perché vedete che sono strutture ancora in elevato, molto imponenti, quindi anche i crolli dovevano essere imponenti, riparano, proteggono questi marmi che giungono fino a noi. Gli interventi dei Torlonia, che sono interventi molto invasivi, recuperavano soprattutto statue, quindi i quintili sono uno dei punti da cui provengono quantità di statue meravigliose che sono andate a abbellire e arricchire tutti i musei d'Europa e anche molti musei italiani e ancora la collezione Torlonia che ne ha tante, ma probabilmente erano molto meno interessati a questi piccoli frammenti che di solito vengono rimossi invece nella tarda antichità. Ma appunto questi crolli li proteggono e questo ci permette di ipotizzare appunto che la villa sostanzialmente nel corso della prima metà del VI secolo non venga poi più frequentata almeno come villa, perché frequentazioni successive ce ne sono, ma sono frequentazioni più sporadiche, ma veramente la struttura villa viene abbandonata in quel periodo. In questo momento è in corso il restauro di questa pavimentazione che era stata parzialmente messa in luce durante appunto scavi precedenti e rimuovendo una passerella centrale che serviva appunto per il passaggio dei visitatori e rimuovendo la stratigrafia residua è emersa questa magnifica sorpresa, cioè un piano pavimentale in opus settile a modulo geometrico appunto, con lastre di cipollino e listelli di giallo antico che, come possiamo vedere, rappresenta un vero e proprio unicum all'interno della Villa dei Quintili per l'estensione di questo salone che ha una superficie complessiva di ben 160 metri quadrati e che fungeva da collegamento tra l'area di rappresentanza e il complesso termale. In questo momento stiamo portando avanti il restauro perché appunto la finalità è quello finalmente di consegnarlo alla pubblica fruizione attraverso anche la realizzazione di un nuovo sistema di passerelle che consentirà anche a chi ha una mobilità ridotta di godere di questa bellezza. Rispetto all'impianto di prima fase, vediamo come questo grande salone non è altro che il risultato dell'accorpamento di due ambienti che poi sono stati unificati per realizzare insomma, questo piano pavimentale estremamente lussuoso che era bordato sulle pareti da una zoccolatura in marmo africano che è lo stesso che ritroviamo in antiquarium esposto all'interno delle nostre vetrine. Oggi vediamo che le disconnessioni e la mancanza di complementarità del piano pavimentale è strettamente legata ovviamente a movimenti tellurici, a crolli. Lo scopo del restauro è anche quello di mantenere la consistenza attuale della materia storica
e quindi lasciare anche traccia di questo setto, diciamo in qualche modo, che ci racconta anche la storia della consistenza di questi due ambienti, che poi sono stati unificati per la realizzazione di un salone così importante, che doveva essere ovviamente poi rivestito anche nelle pareti di lastre marmoree assolutamente di pregio. Quindi un salone di rappresentanza. Questo era un salone sicuramente di rappresentanza che serviva a connettere la parte privata e anche pubblica, possiamo dire, della villa con aveva come sfondo appunto il complesso termale con le aule imponenti del Frigidarium e del Calidarium, che rappresentano, diciamo, gli ambienti oggi più emergenti dell'area centrale, e si trova in una posizione perfettamente centrale e con i due ambienti del triclinio invernale ed estivo, che erano in posizione perfettamente simmetrica rispetto anche a questo salone. Dove ci troviamo? Allora, in questo momento siamo nel cuore più rappresentativo di Villa dei Quintili, all'interno del Frigidarium, quindi quest'aula termale che caratterizza con la magnificenza delle sue strutture il settore appunto termale della Villa dei Quintili. La Villa dei Quintili oggi è il risultato di 4 campagne di scavo che sono state avviate a partire dalla fine degli anni 90, e l'ultima si è appunto conclusa nel 2018, quindi 20 anni di studi, scavi e ricerche da parte del Ministero, che hanno consentito lo studio e la comprensione dei vari settori funzionali di questa residenza suburbana, una delle più importanti di seconda metà del secondo secolo d.C., attribuita appunto ai fratelli Quintili, una famiglia senatoria molto importante, e successivamente confiscata da appunto l'imperatore Commodo, che nel 181 si impossessa di tutti i beni appunto dei fratelli Quintili, e la villa entra a far parte della proprietà imperiale. Ciò appunto giustifica la ricchezza, il lusso e lo sfarzo delle superfici decorative, lapide, dei rivestimenti marmorei. Il frigidarium, con questa altezza di 15 metri, ben rappresenta la ricchezza dei marmi che vediamo un po' in tutte le aree che sono state messe in luce nell'arco degli scavi già effettuati. In queste vetrine dell'antiquarium possiamo vedere alcuni degli elementi più importanti che sono stati recuperati proprio dagli scavi degli ultimi anni. Scavi molto importanti che si sviluppano prima del 2000 per l'apertura al pubblico della villa e anche successivamente. In questo caso ci sono dei marmi, sicuramente importantissimo, è uno degli ultimi rinvenimenti peraltro delle campagne di scavo, il busto, la testa di un filosofo di straordinaria fattura, o è una coppia di altissimo livello romana o è addirittura un artista greco, e probabilmente il busto di un filosofo si ritiene che possa essere vetro d'oro. Invece in questa vetrina possiamo vedere qualche cosa dell'apparato decorativo molto importante della villa imperiale. Significativi sono questi grandi frammenti, diciamo, di pittura parietale, ma anche molto importanti le tarsie marmoree che venivano usate in questo modo così raffinato per la decorazione appunto degli ambienti. E a proposito di tarsie, qui abbiamo dei pezzi veramente straordinari, questi uomini che si caratterizzano appunto per, come si può vedere anche qui in basso, l'accostamento di vari elementi ritagliati, opportunamente ritagliati, per costruire il corpo umano. Importanti anche i marmi provengono veramente da tutto il bacino del Mediterraneo. Questo tra l'altro è un marmo molto pregiato, è il giallo antico, i cavi erano in Tunisia, Shemtou, e sicuramente uno dei marmi più pregiati dell'antichità. Ma possiamo vedere anche l'africano, che era utilizzatissimo in questa villa per i rivestimenti parietali, o altri marmi molto raffinati.
e invece qua ci sono degli apparati decorativi, sono delle piccole tessere di mosaico, alcune anche in pasta vitrea, che dovevano impreziosire soprattutto gli ambienti legati all'acqua. Gli interventi alla Villa di Quintili si collocano all'interno di una più ampia strategia, caratterizzata da un progetto che si chiama URBS, dalla città alla campagna romana, che ci vede gemellati come Parco Archeologico dell'Appia al Museo Nazionale Romano, un progetto che nasce proprio dall'esigenza di ricostituire quell'unità tra le collezioni, i reperti e i contesti. Questo lo si fa attraverso i nostri lavori, importanti lavori, ma anche attraverso le tecnologie, per esempio un museo virtuale che va proprio a ricollocare opere e reperti all'interno dei contesti grazie alle tecnologie e alle realtà virtuali. Ma questo progetto ha un'ambizione più grande, che è quello di valorizzare tutto il territorio del parco e rendere finalmente fruibili tante parti che non lo sono state fino adesso. Quindi è una valorizzazione da intendere come potenziamento della fruizione. Questo ovviamente passa attraverso lo scavo, la conoscenza, che è il tassello fondamentale, basilare direi, ma anche il restauro del monumento, perché non c'è fruizione se non c'è conservazione ovviamente.